Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. In questo video voglio parlarvi di questo coltello. Voi direte, va bene, l'LB1 l'abbiamo già visto. No, questo è un video dedicato all'LB1 versione short. Sì, perché questo è l'LB1 versione standard, col fodero che ho fatto io. Questo è l'LB1 versione standard, un coltello che sto usando ormai, come si può ben vedere, da diversi mesi. Ok, l'ho portato in uscita, l'ho usato sul legno, l'ho usato per compiti anche, diciamo, giornalieri, l'ho usato anche per processare animali. Ok, infatti si vede insomma che è un coltello che è stato ampiamente utilizzato. È un acciaio al carbonio, quindi un minimo di manutenzione. Questa è la sua passivazione, ok? E comunque sto continuando a usarlo sempre abbastanza intensamente. Il filo ha tenuto veramente in maniera impeccabile, nonostante tutte queste settimane, mesi di utilizzo ormai. Vi faccio vedere. Nonostante ha lavorato sia sul legno e nel processare animali, il filo ha toccato anche sulle ossa, devo dire, quindi mi è bastato in un semplicissimo punto, un minimo, una stroppata di niente, ma il coltello, vedete, ad oggi come taglia ancora. Quindi praticamente il suo filo di fabbrica è ancora, il filo che aveva fatto Giuseppe è ancora eccezionale. Ma togliamo un attimo l'LB1 standard, ok? E andiamo a parlare dell'LB1 short. Quindi qui lo vedete col suo fodero originale. In realtà questo qui è un fodero che era, perché questo qui ragazzi dovete sapere che è il prototipo proprio del coltello. Cioè quando abbiamo pensato all'LB1, ok? Questa era la versione standard, proprio quella che io volevo in prima istanza. Il prototipo in realtà è identico, praticamente è questo, ma diciamo per studiarne un po' l'ergonomia, le caratteristiche eccetera, abbiamo usato la versione short. Cioè vedete che i coltelli sono praticamente identici come lunghezza manico, come caratteristiche, come tutto. Cambia davvero un niente, cambia un centimetro e mezzo di lunghezza lama, vedete? Ok, siamo a questo livello. Praticamente l'LB1 short ha una lunghezza lama anziché di 12,5 di 10,7 10,8 centimetri. Quindi resta leggermente più compatto, leggermente un pochino più in mano, un pochino la lama un po' più corta, avete la curva del tagliente un pochino più vicina alla mano. Per certi lavori può essere diciamo un pelettino più versatile, ovviamente lo standard per altri lavori magari è un po' più versatile per altri, ok? Questo qui è proprio il prototipo. Infatti anche a livello di studio di prototipo vedete che ha un fodero che noi inizialmente avevamo diciamo messo come idea, poi ci siamo orientati sul fodero standard che avete visto per l'LB1 standard. Questo qui era un'opzione data appunto da Giacomo Zefilippo, dove praticamente c'era la possibilità di mettere in multiposizione il fodero con questo sistema rotante. Molto interessante, ma alla fine abbiamo optato per l'opzione che avete visto nei video precedenti riguardanti lo standard. Quindi il coltello è il medesimo, se non per
1,5 centimetri circa di lunghezza lama. Diciamo che sullo standard è un pelo più lunga. Questo rende, diciamo che abbiamo voluto fare questa opzione un po' come nel BAC 110 e il BAC 112, quindi c'è una versione standard e c'è un modello che in realtà è un pochettino più compatto per chi vuole tenere una lama un pochettino più corta. Ok, abbiamo questi 10 centimetri e mezzo, 10 centimetri e 8 circa, che rendono il coltello un pochettino più versatile. Qui vedete c'è impresso 00, perché questo appunto è proprio il prototipo, e non è stato facile averlo perché Giuseppe ne era geloso, perché era il prototipo. Questo qui praticamente mi hanno fatto una sorpresa, Giuseppe e Claudio, perché io lo volevo. Ovviamente ho il mio standard 01, ma lo 00, diciamo, il primo che è arrivato nelle mie mani, l'abbiamo studiato, l'abbiamo provato, ergonomia, tagliente, spessori al filo, eccetera eccetera, l'incavo per il pollice, se era adeguato, non era adeguato, se era stato diciamo, se era sufficiente o bisognava farlo di più, lo spessore se andava bene, l'altezza del bisello se andava bene, insomma tutte le caratteristiche che in fase di diciamo di realizzazione, di progettazione abbiamo studiato. Quindi logo, non logo, la passivazione, se andava bene. Guardate qua che effetto bellissimo su questo esemplare, ok? E, insomma, è stato il modello di studio, diciamo, vero e proprio, e quindi io ci ero particolarmente affezionato. E da questo anche Giuseppe, ma tutti e due mi hanno fatto una bella sorpresa e alla fine sono riuscito ad averlo. Eccolo qua. Come vi dicevo, il fodero è leggermente differente in questa versione, ma nelle versioni vere e proprie diciamo che siamo partiti con l'altra tipologia di fodero, quella classica, dove dovete svitare per cambiare la posizione. Ciò non toglie che questo tipo di sistema, qualora uno lo desiderasse, contatta GZ Knives, che appunto, ragazzi, i foderi li fa lui, diciamo, non proprio l'ultimo arrivato, dei foderi tattici in Kydex veramente spettacolari, e magari vuole questa opzione, fa una richiesta aggiuntiva e penso che non ci siano problemi per averla. L'LB1 Short comunque è disponibile, tra poco ce ne saranno, no, tra poco, sono questione di giorni, settimane, sono già in pronta consegna. Come sempre basta contattare Giuseppe Lovaglio. Diciamo che è un'opzione appunto per chi desidera avere il modello più compatto. Questione di veramente di poco, però abbiamo una lama leggermente più corta. Per il resto sono gli stesso spessore della lama, 3 mm e 2, cambia solo la lunghezza. Il manico è lo stesso, stessa lunghezza del manico. Vi faccio vedere ovviamente anche questo, ragazzi. Allora, questo qui ovviamente, come vi dicevo, è stato il prototipo che abbiamo studiato, poi è stato rimandato a Giuseppe che l'ha praticamente ripristinato, perché lui inizialmente voleva tenerselo per lui, perché comunque lo 00, ok, c'era affezionato anche lui, quindi è stato ripristinato, diciamo risistemata la copertura, eccetera, che era l'unica cosa un po' che si era nelle prove, che si era un po' diciamo rovinata, quindi l'ha ripristinato e vedete le doti di taglio, comunque il filo ovviamente ottimo. Quindi avete praticamente solo una lama leggermente più corta e quindi la curvatura ce l'avete un pochino più vicino alla mano, ce l'avete praticamente meno distante. Per certi lavori magari la lama, questa qui, può risultare un pochino più lunga, anche per brevi uscite, un trekking. Io oggi l'ho portato, ok, resta un pochino più compatto, questione di poco, ma vi faccio vedere anche un confronto con l'F1,
così vedete un attimino anche le caratteristiche del coltello, con un modello abbastanza iconico, abbastanza che penso molti avranno maneggiato. Lo vedete qui, quindi come dimensioni è un pochino più grande dell'F1, ok? Il manico, io ho le mani un po' grandi, quindi i manici troppo piccoli non mi piacciono, anche se quello dell'F1 è comodo, ma volevo un manico un po' più generoso, vedete? Ok? Quindi c'è qualche centimetro in più rispetto al F1. Andiamo a vedere di lama, ok? Vedete che veramente è questione di poco, resta un pochettino più compatto. Per il resto il coltello è praticamente l'LB1, la versione short. Vedete anche qui il logo LB1 Project con il seriale 00. Questo è proprio il prototipo del LB1, LB Project One. Che dire ragazzi, penso di avervi detto tutto di questo, diciamo, modello in particolare, ma anche della versione short dell'LB1. Se avete domande potete contattare me o Giuseppe, ovviamente, magari volete sapere qualche caratteristica in più, sono a disposizione, e questi coltelli, come vi dicevo, sono disponibili, mentre per l'LB1 dovete eventualmente fare un ordine, perché tutti gli ordini sono stati praticamente a giorni, sono tutti evasi, i coltelli sono quasi finiti per chi l'ha ordinato precedentemente. Queste versioni LB1 short sono attualmente disponibili, quindi qualora foste interessati basta contattare Giuseppe e in giro di qualche giorno avete il coltello pronto che vi arriva a casa. Ok? Ragazzi, il video si conclude qua, fatemi sapere come sempre le vostre impressioni, un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video, ciao!